Io non so cosa vuoi la copertina. C'è caldo? No. La voglio. Allora che cazzo? Ok. Notte. Pronta? Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. Temperature outside is minus. We are 6 years, 9 months, and 26 days. We don't have will. We have order. Never forget. Taylor, People up train. Throw us down here in the dark to fend for ourselves. we're at the end of our rope. One tail. We have a removal request. Mr. Andre Layton wants us solved. Mi ricordo tutto, più o meno. Because this murder threatens Meno. Mr. Wilford's Io voglio precious finale. order. Che non ho fatto. Taylor's are revolted again. Please, now listen to me. They're gonna storm in here. They're gonna butcher us. I think I got a way we get out of this alive. And you can have mercy on the tail. I still love you, Zara. It'd be so terrible if you stayed out here with me. I have a responsibility to the tail. I only got to feel something when he held her. How dare you! I demand to speak to Mr. Wilford. Mr. Wilford has to deliver justice. Posso vedere io You questa checked qua. that promise too. You figured it out, Layton. I know there's no Wilford. I make choices. No, Not because I want figlio. to. Trade demands it. We know you're running Snowpiercer. Let me go! Today, let's leave this hell behind. We march to the end! I hereby relinquish governance of Snowpiercer to the rebel forces. Train is yours now. Because there's something that you can't live with. My daughter. I'll be divided. Mr. Wilford is back! Keep this arc going. I am going out there to free the hound. Snowpiercer is ours. Is Melanie Cavill alive? Who are you? My name is Alexandra Cavill. Where's my mother? Ah. On the eve of our 19th revolution, the great Mr. Wilford came out of the cold. It was the time of two engines. The tail no longer the tail, but a borderland. A time of great gamesmanship and great trainsmanship. Hobbies and Poppy. Hobby? I'm going to the connector. Hope was our only seedling in the war of Big Alice, 40 cars long, versus Snowpiercer, 994 cars strong. Quanti ce ne ha di Garris? Non ho letto. Ah. Lo ripeteranno sicuramente. È più piccolino. Snowpiercer is dead in the water. Mr. Wilford, the people of Snowpiercer will never surrender. Who are you exactly? I'm the guy whose back door you just kicked in. I'm sure that we can all accommodate Layton. no disrespect. Yeah, we can discuss when we're moving. Bring me everything on this list. Beer. Carrots, cucumbers. We have to get to it. Hey, hey, hey! It's trifles. We don't have a choice. Our lights are down. From the brewery, we need 6 bottles for Elman's Ale. From the library, somebody get a copy of Rebecca by Daphne du Maurier. Bruce, you're with me. Roche, hold the line. Accent. Till go with, we need 1 bunch carrots, 1 cucumber, 6 eggs. Questa nuova doppietta di loro due mi piace tantissimo di tutti il Layton. Ma Melanie, che cazzo ha fatto? Yeah, volume 118 below zero. Non so che stanno già insieme. Vabbè, cavolo. You're right, man. I fell for it. If I blow the airplane, You go
got a sticky charge, yeah? Hey, Mel. You'll be going hypothermic right now, Mel. Mel. Mamma, ma perché? Perché? Nuove domande. -10. Everybody stay ready. Keep your hands warm. Hey, everyone quiet a second. You think it's one of us? I got a hunch it is. Whatever they're doing, I hope. -12. Tell those runners to hurry it up! Lui. Ma Ruth, cioè io Ruth la amo troppo, non ce la posso, cioè, Sorry, Snowpiercer ran out of morphine yesterday. What? And what if Mr. Wilford is in distress back there? Lidl. Just hand it off to the next guy. He's right outside. He's really still alive. Yeah, the last item on the list is a bottle of Mr. Wilford's favorite scotch. This is just the beginning, Andre. He's going to take everything we just fought for. Tell me about it later. Out of the way. Sai. That's threshold. You know the signs. You'll get confused. You'll start losing your motor skills. I'm fine. She's got us a hand free. Mel, you did it. Let's get you aboard. I'm not done yet. Mel, e che cazzo? Mel. What the hell happened to that guy? Melanie. Melanie, come in. It's time to come home. Cosa vuole? Ma questo... We got what we could, now let's move. What's missing? It's 20 below zero here. Can we get moving? 22. I'm sure we can talk about this while the train is moving. Mr. Wilford thanks you for your cooperation. Alex, wait! Alex! Melanie! Fine. Wilson's got his foot on our neck. You get it? The majority of us just fought a war for democracy, so you need to decide whose side you're on. No, cioè, no, dai, non può morire a inizio stagione, però dai, io sono tranquilla. Ultime parole. Get on the fucking train. Bella sta inquadratura. Melanie, get on the train. I think it's snowing. She's losing it, man. Melanie, listen to me. It's too cold to snow anymore. Get aboard the train. Melanie, stay with me. No, dai, non è possibile. Ah, ok. Sicuro. Melanie! Ma c'era la porta, Melanie! Vai, corri, per favore!
spazio, no? Quindi così. Oh. Ma Cristo. L'armadio di casa. Kevin. Fancy meeting you here. You're new though? That's for leaving us to die. Kevin è una calmata già. Insomma. Another way. Cazzo, ci sono così tante domande. How many tails? Some of us don't want to leave. Look, here's where I'm going with this. The tail is not the tail anymore, it's a border, and you have to control a border. So keep a force strong enough back here to hold the real estate. Now the place is finally worth something. Let's get organized. Vedono. I think we should build the second barricade right here. Yeah, good idea. Keep strengthening this area. He's prepared to attack. I'll advise against assumptions, Mr. Layton. If you don't talk to the passengers soon, I swear the track talk will eat us alive. Back up. Thank you. Ruth, I will address the train right after a council meeting in the night car immediately. This is where we bid you goodbye, Melanie. Hey, Jupiter. Hey. Easy, girl. She remembers it. E Sean Bean. Ah, Sean Bean. Sean Bean. Wow. Your train has dimmers. You like her? Old Alice has done everything we've asked of her and more. Oddio, Sean Bean. Not exactly the plan, though, was it? Come closer. Come on. And see what the years have done to you. What you got up there driving my engine while you were outside chopping firewood? Is it Ben? Name, rank, and serial number. That's all you get. Sorry, too eager. Never expected we'd come face to face so quickly, did you? It's Ben though, isn't it? You've always had an eye for talent. Why don't we talk about you? How'd you do it? Come on. How'd you drop in on us in Chicago like that? I know you're dying to tell me. Will you give me the keys? I can't do that. No, you will. You may have cut my heart then. You run away from me all these years, and all of a sudden, you just can't bear to be apart from me. I want my train back, Melanie. Actually, I used to live until very recently, but I lost control. She's not mine to surrender. And who's this shit? A Tailies. And what is a tailie? I won't give you anything, no matter what you do to me. And I know you want me to suffer. You can't hurt me anymore. Not really. Sì, ma la figlia, e lei non lo sa che è la figlia. Lo sapevo io. Hello, Melanie. Sbaglio. È riconosciuta immediatamente. You're alive. I'm distinctly underwhelmed. Life's big moments are often like that. Whatever he told you, it isn't true. You stole a train, and then you left me. What's not true about that? I sent people for you. For you. For you and for my grandma. But they never came back. I was waiting for you. But stealing the future
There's too much to say. Their society is a shambles up there, but Eggside is working. Good. Poultry, eggs, first-class dining hasn't derailed off a cliff. Must have been painful. You know what a tail is? No, but a man named Leighton appears to be in charge. Never heard of a Mr. Layton. Found it. Hello. Getting along. No. Take Melanie to the brig. Yes, ma'am. Look at me, honey. Please. Yes, we have full engineering control. Speed. The supply train that's built for a crew of what, 60? Sentire che Give or take. voce. But there's no way for us to know how she's been retrofitted. What's your maximum crew size? Yes, 200. But probably less. And our engineer is their prisoner. The passengers are tired of war. Il nostro macchinista? Exhausted. We need to recover. They haven't invaded, have they? So let's just Sarà have a Melanie? cooling off period. Yes, open talks with him. Melanie's probably back there right now working things out with Mr. Wilford and her daughter. Mr. Wilford doesn't just want control of his train. He wants control of all of you. Hey, quiet down. Quiet! A 40-car parasite does not call the shots around here. Snowpiercer does. Ma Zara, che cazzo ci sta facendo ancora lì? Call it a cooling off if you want to, Ruth, but we do not start talks until Wilford turns over. Keep Snowpiercer calm, fed, and united, same as it ever Ma was. c'è anche Ben. Ben che non è mai uscito da nessuno sa chi è. Let's get them forced together and quickly, quietly keep Ruth out of it. We can't attack them. We basically have no idea what's behind that door. What about Melanie? Melanie is the reason we have to do this. Okay, look, I know everyone's tired, but Wilford's got a plan. We need to hit him before he hits us. Ah, perché lei li ha traditi, è vero. Ti ricordi? Per il figlio. Just a warning, Mr. Lane. Your laundry's about to fly. That's enough. Hey, back up. Come on, T-Rex. Strong boy, what's wrong with you? She sold out Josie. Well, she don't gotta pay for that on your new train? Melanie was threatening her, okay? She cracked. Now Josie's dead. I'm pregnant, all right? Is that true? Zara? Yes, it is. A pregnancy on Snowpiercer. It's hope. Melanie was threatening our child. Your child? Neither hides her. My goodness. This changes everything. All right, you two, go on. Shove off. Leave the woman alone. Back to whatever hallway you're sleeping in. This ain't right. Let me tell you something, lady. All this personal shit, it ain't making your democracy any easier to believe in. Questo è vero. So you can't stay in the chains, Zara. Carrying your child, you might be a target. I will find somewhere for you, up train, away from all the ruckus. Che sta di venire meglio sempre, And we eh? really must address the passengers. Ma che nervi, Zara. Mr. Layton, I work for the passengers, just like you. Good. Well, speak your truth. That's how they seem to trust you. Sta per parlare Leighton. Citizens of Snowpiercer. It took us 7 long years to cast off Wilford's class system. Che strano che non è Melanie a Latched farlo. onto the tail. Tutti quanti We know calzano he is lui. willing to stop us cold, but Brakeman and the rebel army have control of the new border. Ruth Wardle and Hospitality will lead diplomatic initiatives. Snowpiercer will use all means necessary to defend the liberties we've won. But with everything we have sacrificed, it is my great regret and my reluctant duty to put our democratic experiment on hold and to extend martial law until further notice. That, my half-ass warrior friends, means trouble comes. That will not be popular. Stiamo calmi però, Coso, non ricordo come ti chiami. Tell them we fought for a vote. You're supposed to be writing the Constitution. James, I wish we were preparing for elections too, but there's a few more miles to go.
We'll call you when you're good again. Okay. Sono io che non mi ricordo qualcosa o... No, non so neanche. 40 vagoni. What's it like outside? Don't get Perché immediately sto weird. buono? Questions. What's it like outside? It's chilly. It's horrifying. It's really sad to think about everything that lived only a few years ago. Nematodes will survive. Yeah. Nematori? Yeah. Nematodes. Ah, nematori. Are you frostbite? Ooh, bad. It's fine. Just fruits the illness. I remember less and less of it. The old world. It's a shame. I'm sorry you couldn't spend more time in it. The train is our world now. We can control this. What? With Grandma and Grandpa. They wouldn't leave with the men that you said. They said I should go, but I didn't want to leave them. You know, I sent you away to live with them for a reason. Why? Because you had a train to steal, so you didn't need a daughter anymore? To keep you from him. He's the one who saved me after you left me. It's not why he saved you. What is this? It was in your suit. It's a snow sample. Well, why'd you take a snow sample? Just because I haven't been off Snowpiercer in 7 years. You are lying to me again. Ma perché dovrei... Cioè, capisco, però... Sì, comprensibile, ma... Insomma... Ruth, she can't be up here at first. Why not? Come on, Zara, how's it look? I don't care how it looks. I care about the baby. You are going to need a place, Mr. Layton. They can use this whole floor. There are separate accommodations upstairs. Pregnancy comes with privilege on Snowpiercer. What happened to the, chic owners? It was the Schwartz car. They were in their 80s. They took cyanide the morning the Taylor Army took the train, so it would be nice to let some joy back in, wouldn't it? Hmm? With the little one running around. You're welcome. Turn around. Hands behind your back. Oh, it is her? Yes, it is. The very one. Not someone else with a bag on their head. Good job, Good job indeed. Yeah. Myself. And I remember you. You're the doctor's Edward. Edwards. You retrofitted all this in here. Come. See, she's angry. Do you sit? Ok. Bloody cold outside. Mi sembrava tipo una caricatura. You lives in. My shoulder. A little bird told us you belonged to Alex? Let's take a look. Open. Oh, there's a bit of business. Madonna. Che cazzo! Oh, Cry on the seat. lovely. Call, please. Sono fantastici! What is that? We Just call call it poop. Synthetic tissue gel. Tessuto sintetiche. By the time we're In finished, realtà. you won't even have a scar. Allora. Hey, get down.
you got? Okay. Who's got fruit? Me. Make train. We're speaking English. Me have a succulent apple and organic. Amazing Alice. Sì, ma li vogliono tipo drogare, avvelenare, non mi fiderei. Come on, everybody keep their mouths shut and you'll all get a cut. Ma che palle questo, ma quanto la odio! It's true. It stinks. Yeah, ain't what it used to be like. Oh, Mr. Wilford! No, it was beyond that door. Psychology there, I think. Mr. Wilford's coming. Mr. Wilford's coming. Mr. Wilford's coming. Ma perché esiste? Che personaggio è? Ma chi è? This way. Post office arrived. Plenty of time, Melanie. Plenty of time. It's just so risky for Mel. You want to get Melanie back? This is how we change the terms. I keep the line open. Hey, you smell that? Who is smoking weed? Senza di me. This is the guy. Oh, gosh, that's what's freaking potato. First, you're going to lock up. Oh, wait, no, here, this is all of this. No, hey. Laugh Brakeman. Scared shitless of what's on the other side of that door. If you don't embrace extinction, you're already dead. Hey. You ready? Yeah, fine. La couple che volevo, che rivolevo. Hey! You got any other vintage drugs in there? Blow? Ether? I got a mango. It's perfect. So soft. If you ever found out. Hey, what's your name, Frank? My name's Pike. Anything you need. L'elegante oggi. Vai Leighton. Guida anche questa rivolta. Sparta. Thank you, Saint. I essentially kidnapped a brew pub. Tastes like your stuff. I'm gonna tell you more, Boris. Drat. Engine. Sir. Snowpiercer breached the door. What? How the hell did they do that? It's unclear, sir. Send it aboard. I see Robert Roller Bob. Who do you think? Basta.
essere un pezzo per questo. Intanto lo dovevano mettere quello dopato che... Ma infatti nel senso perché loro hanno il corrispettivo, quindi... sì. E dai, ma... Ma che è? Ma è il gas quello... Ah no, è è- fuori? No, no, è fuori. Questo è immune al... Saranno al i gelo? soliti tipo esperimenti che facevano. La montagna del... di Snowpiercer. He breached that car himself. Hey, I got this. Go get him. Sì, è stata una cazzata, Ruth. How many injured? 20? In an attack that I wasn't informed of? It was a military decision under martial law. Don't take it personally. Sorry. How can I not take it personally? You saw fit to inform the engine, but not hospitality. And you got your ass handed to you, didn't We you? didn't lose any ground, and we got what we came for. Friend of yours? Ah, Good God, Bruce, you people have gone mad. Well, I can see how it looks that way, but This is a big mistake. Wilford doesn't care if you die. If Agsec dies, he can restore everything. Let's go. Può riavviare tutto in che senso? In che senso? the hostage is Kevin, sir. Utter ignorance. The insult to think that they could gain some kind of leverage with a hostage. Witness. You stole my train! Used my name. Oh, you plastered it everywhere. I built the world! It's the only one left and it's mine. I run it. You were fixing tractors on Daddy's farm. I lifted you out to pig shit at 17. I shared everything. I gave you everything. The solution. There's no solution. Oh, for God's sake. Until we can go back out there! This is the world. A rolling steel artery and a dead marble. Come on. Come with me. You're an engineer. Engineer, bring Snowpiercer to a full stop. Full stop gladly, Alex. cazzo. Sì, vabbè, però... tutto in un episodio sta succedendo. He's dropped the anchor. No, we can't stop. You'll disconnect. Say we want. I'm taking her back now. If you can't get this Leighton to surrender my train, Alex will disconnect and we'll take a short spin in reverse. When we return, they'll all be dead. And your job for the next several years will be to compost every last one of them. Compostarlo. Cazzo. È stata una cazzata. Disconnect Irruzione. reverse 1/4 speed. Don't do it. Why? It's an order, Alex. Because it's right. Because that train is our future. Oh my God, get me that whiskey. Just get it done. If you disconnect, all of those people will die. The whole world will die. Believe me, you don't want that on your conscience. Disconnect. Now, Alex.
He overbuilt the connecting mechanism. I said so at the time, remember? I told you if something goes wrong with that central lock, you'll never be able to manually undo the grappling arms. Holy shit. We're stuck together. Here we are, 2 minutes. It's kind of the only solution, really. Just have to find a way to work together. She got you, Dubs. Shut up. Really don't have a choice. Wait for the order. Cazzo, Wilford. Cioè, non vedi quando lo dico io. Mania del protagonismo. Melanie, sempre un passo avanti a tutti. Hai rischiato l'ipotermia, ma è servito. It's gonna be a long Cold War. Ok. Sì. Che dire? L'ho detto. Che dire? Oddio quanto mi era mancato. Raven, Melanie, tutto. Tutto. Noi comunque uno Sean Bean in vestaglia. Madonna Sean Bean, cioè, ero tipo lì con le lacrimucce, oh Ned! E poi invece lo stronzo numero 1, vabbè, ci sta, è molto camaleontico Sean. Da grande inverno. Sì, allora c'è anche la questione che Mel faceva quegli esperimenti cioè che faceva entrare i corpi in ipotermia, no? Con quella sostanza strana, che adesso io non ricordo, perché Sì. sta roba non l'hanno detta tipo nel riassunto. No, però comunque quando stavano vicino in quelle casse lì Sì. e li esaminavano, facevano gli esperimenti. Lei però faceva questa roba qua per far abituare, per vedere se il corpo umano riesce a restare in quello stato per tanto tempo e poi risvegliarsi normalmente, però in realtà avevano avuto degli effetti collaterali, ti ricordi? Cioè tipo c'era quella ragazza che in realtà si era ammalata per questa sostanza che avevano usato, l'aveva poi al risveglio, non lo so, adesso non mi ricordo, però mi ricordo sta roba qui. Sì, ma sicuramente poi oltretutto quello che c'è nell'altro vagone, insomma in quello di Wilford, che è un po' mezzo dopato, che viene Sì. lì, quello sicuramente è comunque frutto degli esperimenti che sicuramente hanno la stessa base, suppongo, secondo me. Ok, io non mi ricordo che cavolo era quella sostanza, l'avevano detto, ce l'avevano spiegato, ma Sì, adesso c'ho proprio tabula rasa, infatti è passato troppo tempo. E anche se è abbastanza, nel senso abbastanza fantascientifica sta cosa, però vabbè, nel senso ci sta. Che poi sapeva, ti ricordi che l'armadio, quello lì del fondo, il fondaio, quello lì che era rimasto chiuso dentro il cassetto, poi sapeva parlare tipo il mandarino, sapeva parlare un'altra lingua. Esatto, all'inizio praticamente non parlava proprio. Non parlava e poi ha cominciato a saper parlare una lingua. Sta roba là che come non l'avevano spiegata. Ma no, non l'hanno spiegato, cioè infatti era rimasto come punto interrogativo e si presuppone comunque che lo spieghino in questa stagione. Però, ripeto, secondo me ci sono tante cose che verranno rivelate proprio dagli esperimenti e dalle cose che hanno scoperto nel vagone Wilford. Ok, Perché che poi hanno messo troppa importanza anche solo nei due dottori che hanno visitato Melanie. è che stravagantissimi loro due, che poi scusano, c'è anche tutto sto gran mistero sul fatto che è successo effettivamente tra Wilford e Melanie, perché ci hanno dato quei piccoli spunti, piccoli sprazzi, ma non hanno mai approfondito e ovviamente approfondiranno. Quante puntate sono? Adesso c'è solo queste, ma infatti c'è solo Sì, non dovremmo esce di settimana in settimana e no, però lo approfondiranno, spero subito, perché io sono molto curiosa di sapere cosa c'è stato tra loro due. Che la questione con la figlia più o meno bene o male l'ho capita, cioè è molto semplice, a meno che non nasconda dei risvolti strani. Sì, potrebbe esserci un plot twist, ma io dubito comunque. Sul fatto secondo me su quello su cui punteranno tantissimo sono gli esperimenti, sì. Gli esperimenti, il fatto che Melanie li abbia preso anche la neve, cioè no,
troppo secondo me Allora. banale il fatto che lei abbia detto tipo sì l'ho preso perché non uscivo tipo da 7 anni, sì vabbè, cioè che senso. Anche lì infatti la figlia che le dice tipo no, se anche questa volta tipo mi menti per l'ennesima volta. Cioè c'è sta roba qua che lei è come se volesse cominciare a vivere, cioè ha ancora la speranza di vivere nel mondo esterno, no? Sì. Ma c'è proprio la scena che tu hai detto, infatti tipo bella sta inquadratura, bella sta scena. Ma il fatto che effettivamente c'era il fiocco di neve che stava scendendo e c'è tipo Bennett che a lei ha detto tipo ma è impossibile tipo, che nevichi perché ormai tipo abbiamo raggiunto tipo delle temperature per le quali è impossibile che ormai nevica ancora. Ma che cosa, cioè nel senso, il fatto che nevichi perché è così strano secondo te? Perché ci può stare che effettivamente magari le temperature stiano tornando, non credo assolutamente a una normalità, però forse c'è effettivamente una variazione. Ok. E magari studiando la composizione della neve forse Della possono neve. arrivare a qualcosa, però non lo so, cioè Sì. è tutto molto punto interrogativo. Poi infatti riguardo sempre prima i dottori, adesso che ci penso, su quella scena si vede che loro sicuramente stanno facendo esperimenti perché c'erano le cavie. C'erano i topolini, sì. Quindi sicuro. Tipo che abbiano tipo... Sembrava semplicemente per medicare la ferita, però si sono concentrati tanto anche sulla ferita di Melanie. Cioè le hanno proprio preso tipo un pezzo tipo così. Di pelle. Non so, Non ci avevo fatto caso a questa cosa, infatti. piccole cose. Oddio. Che? No, niente. Pensavo c'era l'illuminazione. No, è che sto un attimo riflettendo su tutto quello che è successo e beh, l'idea della democrazia ormai accantonata di Layton, lo Snowpiercer. Layton che ha preso il comando dello Snowpiercer insieme a Ruth e a Royce. Che poi c'è sta roba di Zara, ma perché Questa cosa andrà tantissimo contro Layton perché le stanno dando così tanta importanza che sicuramente al fatto che lei è incinta, ma perché io non ricordo sta roba, ma c'erano dei prescelti che effettivamente delle prescelte che rimanevano incinta, mi ricordo, Ma- che avevano sto privilegio, se loro lo ottenevano come fosse una sorta di ricompensa, tipo anche nel vagone Sì. terza classe. Il discorso è che lei, provenendo comunque dal fondaio, in teoria lì sono praticamente tutti sterili, quindi sta cosa effettivamente è un po' strana. Se ricordo bene. Però Ruth ha proprio detto una gravidanza sullo Snowpiercer, come se neanche nella prima, nella seconda, nella terza ci fossero. No, effettivamente no, sì. E forse è da parecchio effettivamente che una non rimane incinta. Sì, forse abbiamo scordato qualcosa di Sì, secondo me sì, ci sono tanti buchi che ho in questo momento. Ecco, il problema è che Layton abbia dovuto per forza prolungare questo periodo di non democrazia e di potere insomma un po' alle milizie e soprattutto che lui debba stare a capo insieme a Zara, a cui viene data troppa importanza e sicuramente tutto fondaio sarà un po' a reinterpretare questa situazione, vedere come i resti ritornano. Anche un po' perché come adesso il prima. fondo ha potere, perché ormai non è più il fondo ma è una zona di confine, è la zona in cui tutti vogliono andare perché verso Alice, per prendere il controllo di Alice. Comunque alla fine hanno ribaltato un po' tutta la situazione perché appunto Melanie con quello che ha fatto. Sì, proprio best personaggio. No, allora il fatto, nel senso io grande amante di Layton, però grande amante anche di Melanie già dalla stagione scorsa, quindi adesso sono molto allo stesso livello, se non un filino in più Melanie, perché Melanie è proprio intelligenza superiore certe volte, cioè sta sempre un passo avanti a tutti, c'è da dirlo. Ma sì, e già dal finale della scorsa ci sia stato un po' il sorpasso di Melanie su Layton, ma proprio Sì. perché Layton ha quei momenti in cui, capito, già il solo fatto che comunque stia dietro a cosa. Allora, il fatto è che posso capirlo per quello perché c'è il figlio nel grembo di Zara, anche se lui comunque ha palesemente detto diverse puntate fa, penso all'inizio della prima stagione, che lui era ancora innamorato di lei, però lui ormai si era molto distaccato da Zara. Insomma, Molto distaccato da Zara, capito? sono state un po' di scene. Adesso io spero che non ci sia un riavvicinamento, perché c'è sempre il pensiero di Josie, non voglio che venga dimenticata Josie, anima pura e santa. E poi il bambino, cioè il ragazzino, come si chiamava? Quello lì col nome doppio, Ah, lui, ho cioè che lui capito, doveva sì, diventare un macchinista. Vabbè, non hanno fatto vedere, ma lo faranno sicuramente vedere. Io spero non diano nuovamente troppa importanza a Larry Dead. Allora, quella, no? Quella. Ma che cioè che No. non aveva senso nella scorsa stagione, non ce l'ha neanche in questa. Proprio in generale. Ma sarà che a me me dà fastidio proprio l'attrice. Mi dà un fastidio assurdo. Mi sta antipatica. Secondo me Mi sta non è. antipatica l'attrice, mi sta antipatico il personaggio. Ci posso fare niente. Sì, l'atteggiamento poi proprio deviata.
Ma non è solo il fatto di essere deviata, è proprio l'espressività che dà il personaggio, il fatto di essere in quel modo che tu veramente vorresti stare lì e spaccarle proprio. Ma proprio nel senso, cioè, voglio vedere che cosa le troveranno da fare adesso al suo personaggio, perché non c'ha un minimo di senso. Adesso che non c'è più la lotta tra prima classe e fondo e terza classe, non c'ha senso la sua presenza. Che senso c'ha? Si è visto tantissimo comunque che vogliono dare tantissima importanza alla sua visuale su Wilford. È comparsa solo in quella scena e ha detto solo quello. Proprio strafissata, come per dire devo andarlo a incontrare, mio marito, Sean Bean. E questo è stato, Però per il resto sì, sono contenta. Anch'io. Cioè la prima mezz'ora è stato... cosa che sta succedendo, vabbè, però... vabbè, sì. È stato comunque un inizio bello intenso, proprio quello che ci aspettavamo, infatti, che volevamo. Sì, ma è come prima puntata assolutamente. È durato anche poco, secondo me. No, in realtà le puntate Snowpiercer durano sempre sui 3/4 d'ora e alla fine c'è stata, tanto sarebbe durata al massimo 50 minuti, non di più, credo. E non so cosa pensare della figlia di... La figlia sembra un personaggio molto banale, ti dico la verità, in questa prima puntata, e mi è sembrato strano perché pensavo volessero fare molto più calcolatrice, molto più sottomessa, soggetta a lui, perché è bastato solamente tu incontri con la madre per farle dubitare, perché alla fine vabbè, ok, c'era anche il fattore che stava condannando tutti a morte, se ne rendeva conto anche lei e quindi rimorsi di coscienza, però comunque si vede che lei è molto... cioè, nel senso proprio... È proprio malleabile, nel senso... oltre che malleabile c'ha ancora questa sorta di... Si vede che le vuole dare palesemente una possibilità alla madre, capito? Mi sembra un personaggio molto semplice per adesso, a meno che non sia un'attrice assurda tipo di una... Però è una ragazzina, è passati 7 anni, questa quanto c'aveva prima, 10 anni, 12 anni. È normale che effettivamente una 17enne non sia così. Oddio, ho vissuto 7 anni con Wilford, io non metto la mano sul fuoco mai effettivamente, però mi resta difficile pensare che una 17enne sia così calcolatrice, così arguta da ingannare persino la madre. Però se vedi effettivamente anche Wilford ha avuto un momento tipo ma sta veramente tradendo per sua madre, come per dire beh figlio caro, però se hai visto effettivamente ce l'ha avuto anche lui, un po' la titubanza, come per dire ma veramente? Cioè sta succedendo? Poi vabbè la scena finale è proprio la presunzione totale, che come villain in realtà a me piace Sean Bean. Cioè come Wilford. Sì, anche a me, ma lui è bravo a fare i villain, Sì, assolutamente. Ah, Sean Bean, che bello. Veramente quella tipica staglia da villain che veramente sembrava proprio il sottofondo musicale. Io so già che... No, niente, non lo dico. Che morirà. No, so già che inizierò a shippare Melanie con Wilford. Sì, dai, allora sicuramente c'è qualcosa sotto. Basta, io ho detto tutto quello che dovevo dire. Sì. Vero? Esattamente. Chiudiamola qui. Per 10